Iniziamo a pensare a come sarebbe la nostra vita se vivessimo in un posto di mare, dove c'è un clima mite e piacevole tutto l'anno, dove ci possiamo sentire al sicuro a casa nostra perché è tutelata la proprietà privata e quindi nessuno può stare abusivo in casa nostra, dove possiamo permetterci di mettere più soldi in tasca e quindi anche spendere più spesso soldi in cene, aperitivi o uscite fuori, e quanto questo potrebbe migliorare la nostra vita, la tua vita e la mia vita. Beh, direi non poco. Negli ultimi anni c'è stato un aumento esponenziale del turismo in Albania come meta low cost. Per chi non lo sapesse, in Albania c'è un mare bellissimo e tante località da visitare. E le politiche di promozione turistica, insieme al miglioramento delle infrastrutture, hanno aiutato a valorizzare il paese attirando viaggiatori da tutto il mondo. E sempre più italiani la scelgono non solo per le vacanze, ma anche come meta dove trasferirsi. In particolare la città costiera di Durazzo sta diventando un vero punto di riferimento per chi sogna una vita sul mare a costi accessibili. Ma cosa c'è dietro il boom di trasferimenti? E perché l'Albania è così vantaggiosa? Wake up, today's gonna be a good day. 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 L'Albania è sempre più presente sulla mappa delle nuove mete expat, perché sempre più persone scelgono l'Albania per trasferirsi. Uno dei vantaggi è per chi desidera aprire un'attività in Albania, dove si pagano le tasse solo sul fatturato oltre i 115.000 euro circa, e sotto quella soglia sono zero. E inoltre non si paga né la tassa sui rifiuti né l'IMU, anche se si hanno più immobili. Il costo della vita è molto più basso rispetto all'Italia, c'è un buon livello di sicurezza e ci sono regole rigide, infatti c'è anche il rispetto della legge. Ma il primo vero motivo è quello fiscale. Le pensioni non sono tassate per nessuno, nemmeno per noi italiani, quindi la pensione viene percepita per intero. Ed è grazie a Carmine, presidente dell'Associazione Pensionati Italiani in Albania, che dal 2021 i pensionati italiani possono trasferirsi in Albania e percepire per intero la pensione. Ne parla anche il quotidiano Il Giornale degli effetti prodotti da questa esenzione. Nel 2023 l'INPS ha versato 13 milioni di euro in pensioni dirette verso l'Albania, con un assegno medio mensile di 2.348 euro. Oggi infatti abbiamo con noi ospite Carmine, che vive a Durazzo da più di 10 anni e dice che sul mare a Durazzo si sente come se fosse sempre in vacanza. Io non vi aggiungo altro, vi lascio all'intervista dove ci spiegherà nel dettaglio tutto quello che c'è da sapere sulla vita in Albania per un italiano. Buona visione e alla prossima! Ciao! Ciao Carmine, come stai? Molto bene, grazie. Grazie a tutti voi. Grazie di avermi invitato. Grande. Com'è oggi lì? Te dove sei di preciso in Albania? Allora, io sono a Durazzo, siamo in una zona residenziale fuori Durazzo, a 5-6 km dal centro città di Durazzo. Durazzo, se guardate su Google Maps lo vedete, c'è una specie di baia, noi siamo a circa la metà di questa baia. È una Ok. zona molto bella residenziale, particolarmente indicata per i pensionati. Ecco, bravo. Intanto, insomma, ti volevo dare il benvenuto nel nostro canale ed è un piacere averti ospite qui con noi a Italian Globetrotters. Grazie dell'invito e il mio scopo è quello di far capire agli italiani cosa offre l'Albania oggi, in particolare ai pensionati. Ecco, infatti siamo appunto qui per questo, soprattutto per i pensionati, ma chiaramente poi si parlerà un po' in generale, quindi è una cosa che riguarda un po' tutti, anche perché l'Albania non è che la conosciamo molto bene, Ma infatti, la negli anni conosci mi molto. sono accorto di questa cosa e abbiamo 8 anni fa fondato questa associazione, che è un'associazione di volontariato con Mhm. lo scopo, diciamo, prioritario di far capire agli italiani e in particolare ai pensionati cos'è l'Albania, perché diciamo nel sentore generale degli italiani l'Albania è vista ancora in un modo che non corrisponde alla realtà, Ecco, sostanzialmente. e noi appunto vogliamo far vedere veramente com'è l'Albania. Pensate che Carmine ha fatto la storia per i pensionati italiani in Albania, ora ci racconterà un po' tutto, però insomma senza di lui tante cose non ci sarebbero. Quindi innanzitutto ora non gli voglio rubare altro tempo e volevo sapere Carmine da te, prima di appunto andare più nello specifico, diciamo un po' il tuo retroterra, cosa facevi in Italia anche prima di andare in Albania, che lavoro facevi e come mai hai deciso di andare a
a vivere lì in Albania. Mi ritengo fortunato perché sono riuscito a fare del mio hobby una professione. Io sono appassionato di moto da sempre praticamente e sono riuscito a 15 anni andare a bottega come si faceva una volta. Ho imparato il mestiere, ringrazio chi mi ha aiutato in questa avventura e a 26 anni ho aperto la mia prima officina di moto e l'ho fatto poi per 40 anni, avendo negli anni anche dai 2 ai 3 ai 4 dipendenti. Perciò ha sempre avuto una mole di lavoro Una bella notevolissima. officina, sì. Ho fatto anche per 6 anni circa, per 6 stagioni, tecnico di pista nel mondiale Superbike. Perciò ho fatto un'esperienza a livello mondiale molto molto importante e questo grazie al fatto che sono sempre stato appassionato del mio lavoro. Cioè sono orgoglioso di essere riuscito a concretizzare quello che è il sogno di tante persone, cioè fare del proprio hobby una professione. Ti dico che in parole povere ho sempre detto a chi mi contattava così di essere fortunato e posso dire di non aver mai lavorato in vita mia proprio perché facevo una cosa che mi piaceva e mi pagavano per fare una cosa che mi piaceva. Questo fa parte delle piccole soddisfazioni della vita. Capito? Poi sono venuto in Albania la prima volta nel 2009, stiamo parlando di 16 anni fa, e ho cominciato a capire piano piano il potenziale dell'Albania totalmente però inespresso. Poi pian pianino io nel 2013 vi racconto che ho comprato casa in Albania perché come si dice in gergo ci ho visto lungo, no? Nel senso che mi piaceva l'Albania, mi piaceva quello che aveva da offrire, che non era di sicuro quello che è oggi, ma molto molto meno, però comunque ci ho creduto in questa cosa. Poi nel 2014 ho smesso di lavorare, ho chiuso la mia attività, avevo già programmato tutto e sono venuto in Albania. Ho cominciato a lavorare su un qualcosa che era totalmente diverso da quello che avevo fatto fino a quel giorno lì. Ho cominciato a capire che le pensioni in Albania non sono tassate, ma da sempre, contrariamente a quello che si dice. Perché? Motivo semplicissimo. Le pensioni in Albania non sono considerate reddito, ragion per cui per lo Stato albanese non possono essere tassate. Questa è la motivazione. Questo ci tengo a sottolinearlo perché ho letto anch'io tante notizie sbagliate, nel senso che qualcuno ha detto che nel 2020 l'Albania ha fatto le tassazioni zero. No, è sbagliato perché le pensioni in Albania da sempre non sono considerate reddito, ragion per cui non possono essere tassate. Nel 2015-16, quando sono venuto qua io, mi si è reso conto di questo potenziale e praticamente mi sono attivato per fare in modo da avere la pensione lorda dall'Italia per poter pagare le tasse sulla mia pensione in Albania, ma siccome non era fonte di reddito la pensione non poteva essere tassata e perciò ho fatto un ragionamento molto semplice. Se mi danno la pensione lorda dall'Italia, qua in Albania non pago tasse, vuol dire che metto in tasca dei soldi in più a fine mese. E questo è stata la molla. Però io poi a quel periodo lì mi sono rivolto ai vari enti che ho conosciuto qua in Albania e tutti mi dicevano: Carmine, no, in Albania non si può avere la pensione lorda perché non l'ha mai fatto nessuno. L'INPS non dà la pensione. Ma perché questo? E allora non voglio adesso dilungarmi. Comunque alla fine io ho lottato con l'INPS di Novara, nonostante tutto, per 11 mesi per poter avere la mia pensione lorda e alla fine ce l'ho fatta. Il 22 settembre del 2017 l'INPS mi ha accordato la pensione lorda e, ripeto, dal 2017 io sono in Albania e non pago nessuna tassa sulla mia pensione. Perciò, grazie al mio lavoro, alla mia testardaggine, sono riuscito a portare a casa un risultato per l'Albania e per noi pensionati italiani molto molto importante che prima non esisteva sostanzialmente. Oggi l'Albania ha raggiunto, diciamo, un bel obiettivo proprio per poter accogliere i pensionati e continuare a dargli l'agevolazione di non pagare tasse sulle proprie pensioni pur avendola dall'Italia lorda sostanzialmente. Poi ti dico anche un'altra cosa, non contento di questo, perché mi sono accorto che il pensionato per venire in Albania come pensionato o si comprava una casa o si trovava un lavoro. Erano due cose che non quadravano perché il pensionato che mi chiama dall'Italia mi dice: Carmine, voglio venire in Albania, io gli rispondevo: sì, bene, vuoi venire in Albania, puoi avere la pensione lorda, però o ti trovi il lavoro o ti compri la casa. Tu capisci che la risposta lascio immaginare quale poteva
poteva essere del pensionato italiano. Come dire, ma non è possibile, io sono pensionato, non devo lavorare, non voglio lavorare. Punto. Capisci? Allora, a quel punto lì mi sono reso conto di questo, sono riuscito a contattare dei politici albanesi, sono andato a colloquio con esponenti del governo albanese e praticamente mi è stato detto: Carmine, tu preparami una bozza su quello che hai bisogno per i pensionati e noi cerchiamo di discuterla, di portarla. Ho fatto preparare con la collaborazione di un avvocato, perché io, facendo un meccanico di moto, non mi sentivo all'altezza di preparare una bozza di legge, perché per me era un mondo totalmente nuovo e diverso. Però comunque con l'aiuto del nostro avvocato siamo riusciti a preparare la bozza, sono andato a discuterla con un ministro del governo albanese, il ministro dei rapporti col Parlamento, immagina te. Boh. E dopo 2 ore, 1 ora e mezzo di colloquio, il ministro mi ha detto: Carmine, questa legge entro 3 mesi deve essere approvata. 24 giugno del 2021 è stata approvata praticamente la mia proposta di legge per ottenere il permesso di soggiorno come pensionato in Albania, non più come lavoratore o come proprietario di casa. Questa è stata l'altra battaglia che ho portato a casa e ne sono decisamente orgoglioso. E questo ha fatto la storia, perché te sei stato il primo che poi ha dato la Tieni possibilità a tutti, presente no? che prima del 2021 in Albania c'erano sì e no un 200-250 pensionati stranieri. Oggi siamo quasi decuplicati, cioè siamo oltre i 2000 pensionati Boh. italiani in Albania. Il risultato è frutto del lavoro del sottoscritto e dell'associazione che abbiamo fondato. Associazione Pensionati Italiani in Albania, giusto? Esatto, e oggi io mi occupo, essendo presidente di questa associazione riconosciuta dal governo albanese, abbiamo fatto la richiesta al Tribunale di Tirana e tutto, con tutti i crismi della regolarità. Ci tengo a sottolinearlo perché qualcuno ha sottolineato che dice: ma non so se è valida, se l'associazione, cioè mettono in dubbio anche un qualcosa che io ho fatto già nel 2018. L'associazione è regolarmente riconosciuta dal Tribunale albanese con un suo NIP, qui si chiama NIPT, che sarebbe il numero di partita IVA sostanzialmente, con uno statuto che abbiamo presentato con i nostri associati, cioè è una cosa viva e vegeta, concreta, ecco, sostanzialmente. Certo, tanta roba. Ma uno che vuol venire lì da pensionato, quali sono i primi passi che deve fare? Come si deve muovere? C'è da fare Allora, qualcosa prima i primi dall'Italia? passi da fare io consiglio sempre a tutti. Il primo consiglio è: se non sei mai stato in Albania, prenditi una settimana di vacanza, vieni a fare un giro, vieni a trovarci, ti rendi conto di dove siamo e cos'è l'Albania oggi, perché sostanzialmente io dico sempre che io sono qua da tanti anni, mi trovo benissimo, ma non è detto che se mi trovo bene io si debba trovare anche il mio interlocutore, capisci? Certo. Perché? Perché ognuno di noi ha le proprie esigenze, le proprie aspettative, il proprio modo di vita, e cioè non tutti siamo uguali. Perciò, prima di prendere qualsiasi decisione, perché il fatto di spostare la residenza, io lo dico sempre, non va sottovalutato come cosa, perché è una cosa molto molto importante. Se uno magari è sempre stato in Italia, sempre vissuto in Italia, non è mai uscito dall'Italia o quasi, se non solo per vacanza, tu capisci che parlare di spostare la residenza, cioè spostare la propria casa in un altro stato, potrebbe essere un problema che a mio parere non va sottovalutato. No. Perciò prima venite a fare un giro, vi rendete conto, facciamo una bella chiacchierata, cercherò di dare tutte le informazioni necessarie e poi dopo uno in tutta serenità decide se farlo o non farlo. Questo è il mio modus operandi. Accettato che uno decide di venire in Albania, dall'Italia principalmente servono due documenti che sono il casellario giudiziario, perché l'Albania vuol sapere se uno è un delinquente o no, la dico brutta ma è così. È giusto. Perciò chi ha delle cose in essere con la giustizia italiana e sul casellario c'è scritto che ha qualche problema, non viene accettato in Albania sostanzialmente. La fedina penale, come si diceva una volta, deve essere pulita. Questo è uno dei primi requisiti. L'altro requisito è: lo Stato albanese ti dice: tu come vivi in Albania, che risorse economiche hai, allora si porta il cedolino della pensione. Una cosa che per esempio
loro hanno fatto, che non avevo chiesto io a suo tempo, è che hanno imposto un minimo di 1.000 euro al mese di Ecco, pensione. Chi ha meno di 1.000 euro al mese non viene rilasciato il permesso di soggiorno come pensionato. ok. E se Ma è sono anche invece una naturale coppia? per Se sono marito e marito e moglie? moglie, se la moglie è a carico del marito, Mhm. può fare il riconoscimento familiare se ha, per esempio, facciamo un esempio, un caso limite, hanno 1.200 euro al mese in due, ok? Ok, Lui viene come pensionato, la moglie può ottenere permesso di soggiorno come ricongiungimento familiare, ma a quel punto lì lo Stato albanese chiede una garanzia bancaria di 5.000 euro perché deve poter dimostrare che la moglie ha anche lei un reddito ecco, dato da questa garanzia bancaria. Il sistema è questo, ecco. Loro dicono sostanzialmente tu pensionato vieni in Albania, io Stato albanese ti dico a me non devi costare. Mi certo, devi portare delle risorse, non che io debba spendere per aiutarti. eh, Ecco, il principio è questo, il è fatto di questo, aver imposto minimo 1.000 euro al mese e per la moglie una garanzia bancaria, vuol dire che se non hai questi requisiti in Albania non ci vieni. Questo giusto. mi sembra molto giusto e molto importante proprio perché, come dicevo prima, stiamo parlando di un trasferimento di residenza. Lo Stato albanese si vuole tutelare sotto l'aspetto economico perché già ti danno la sanità gratis Ah, praticamente, perché la sanità in Albania è più o meno come in Italia, si ha diritto alla sanità pubblica gratis a costo zero, però naturalmente c'è anche da dire che la sanità pubblica albanese non è ancora, secondo me, agli standard europei o italiani, o mhm. almeno te la dico così perché qualcuno mi ha già risposto, ma in certe regioni in Italia con la sanità siamo messi veramente male e non hanno torto. Ci sono delle regioni, particolarmente del nord Italia, dove la sanità è ancora più o meno accettabile, a parte il fatto che ti danno le visite specialistiche magari a 6 mesi o un anno, ma tutto il resto poi insomma bene o male funziona. In Albania non siamo ancora a quel livello lì della sanità del nord Italia, però Eh, se io paragono qualche sanità di qualche regione del sud Italia, mi sento di dire che è più o meno equivalente qua. Ecco, non ci sono eh. però comunque le liste d'attesa, anche nel pubblico. Ok, Però vedi, finisco il discorso nel dirti che il concetto che io recupero tutte le tasse che pago in Italia, qui le metto in tasca, io ho sviluppato un concetto, nel senso che una parte di questi soldi io posso investirli per farmi una sanità privata, che ci ecco, sono delle cliniche private di assoluta eccellenza, con una piccola parte mi posso garantire una sanità privata ottima sotto tutti gli aspetti. Perciò vedi, io sono tanti anni che sono qua, non ho mai utilizzato la sanità pubblica per una mhm. questione di principio. Come ti dicevo prima, io non voglio costare allo Stato albanese. Come associazione abbiamo un accordo con una clinica privata a Tirana, si chiama Salus, dico anche nome e cognome, dove ci sono moltissimi medici italiani e investendo una piccola parte di quello che recupero delle tasse mi garantisco un'assistenza sanitaria privata degna di tale nome. Non ho tempi di attesa, io potrei raccontarti anche delle cose personali che ho fatto poco tempo fa, tipo anche una coronografia, una TAC o cose di questo tipo che se era in Italia non so come sarebbe andata a finire. O andavo in privato, ma in Italia per esempio per una coronografia mi hanno detto che chiedono 2.500 euro in privato, oppure con la sanità pubblica in Italia, io sono di Novara in Piemonte, ho chiesto a mia sorella una coronografia fatta in pubblico te la danno dopo un anno, ma tu capisci che dopo un anno io il problema devo risolverlo oggi, no? Dopo un Sì, anno. Posso aspettare un anno no, per risolvere il problema. Tu capisci che così uno non si cura più, se non no, hai i no, soldi non si infatti. cura più. Mentre in Albania la stessa cosa nella clinica privata mi è costata 500 euro. Tieni presente che io sono anche diabetico, ma io dico sempre, care grazie che sono in Albania e posso usufruire di queste cose. Sì, ma Capito? incide tanto un'assicurazione privata, costa cara lì? Quello che abbiamo fatto noi, un accordo che abbiamo fatto con la Salus, non è un'assicurazione vera e propria, ma
è un accordo tra l'associazione dei pensionati e la clinica Salus, Mhm. sostanzialmente, riservata a tutti, non solo ai pensionati, possono dire che chiunque, anche chi ha 20 anni, volendo, perché Mhm. l'abbiamo fatta aperta a tutti, in base all'età, fino a 65 anni costa 500 euro all'anno. Da Buono. 65 a 70 anni costa 1000 euro, oltre i 70 anni, come nel mio caso, mi costa 1500 euro all'anno. Tu Mm. capisci che sono 120 euro al mese, al Appunto. conto, quando io ti dico che una piccola parte di quello che ho recuperato dalle tasse lo Eh, investo per avere una sanità degna di tale nome. non è male, dai, è buono. Questo è quello che mi sento dire a tutti i pensionati italiani. In Albania siamo riusciti a ottenere la pensione lorda, il permesso di soggiorno e una tranquillità sanitaria che prima non esisteva. Sono tre cose che sono fondamentali per un pensionato, se Eh mi sì, permetti. sono fondamentali per un pensionato queste cose. Tu sei giovane, ma quando cominci a superare i 70 anni, gli acciacchi si mettono tutti uno dietro l'altro, Eh sì, eh sì. si È mettono in vero. fila e poi arrivano. Arrivano D'altronde, dopo è un ragazzi, è casino, così, è un vero. po' come le moto. La moto più diventa vecchia, più devi fargli manutenzione. C'è poco da È fare. uguale. Quando è giovane puoi anche trascurarla quando è nuova, no? Però quando è vecchia non puoi trascurarla perché sennò ti lascia a piedi. E senti, Dimmi. e come pensionato lì? Ci si riesce ad integrare bene in Albania? Bisogna sapere l'albanese Questo o è un ci se ne altro parla anche bell'argomento l'italiano? e anche questo te lo spiego in questo modo. Noi Mm. italiani in Albania siamo visti molto bene, siamo molto ben accolti in Albania. Perché? Perché c'è una sorta di debito di riconoscenza, perché l'Albania 30 anni fa ha avuto dei grossissimi problemi, Sì, finita la dittatura negli anni 90, 91, così, c'è stato un disastro generale, tantissimi albanesi sono arrivati in Italia, non so se tu hai in mente o ti ricordi qualcosa o che, sì, però sì, io l'ho ricordo. vissuto anche quel periodo lì, ero in Eh, Italia e ti dico che loro ancora oggi si ricordano che l'Italia ha fatto molto per loro. Noi italiani in Albania siamo accolti molto molto bene. Un'altra cosa importantissima, non esiste un problema di lingua perché c'è molta italianità in Albania. Il mio caso, io è tanti anni che frequento l'Albania e 10 anni che ci vivo fisso, ma io non parlo una parola di albanese e ci vivo benissimo lo stesso. ecco, questo è importante. Ma perché? Perché l'80% degli albanesi capiscono l'italiano e di questo 80% il 50% lo parla anche. Ecco. Poi hanno un senso dell'ospitalità molto sviluppato, di conseguenza io ti faccio un esempio, a me è capitato più di una volta magari andare in qualche negozio e chiedere qualsiasi cosa che io la dico in italiano e non so come si dice in albanese, però trovi sempre magari a fianco c'è un ragazzo, una ragazza, un signore o che, scusa, se vuoi ti aiuto io a farti capire. Per me questo è un senso di accoglienza molto molto bello. Non ti fa sentire a disagio. È Questo è bella sta è cosa. un altro valore aggiunto molto Sì, sì, importante, specialmente per i pensionati, perché non ti fanno sentire straniero, cioè a casa di un altro, capisci? eh, Non ti danno quella sensazione lì. Tante volte ho detto che l'Albania, a mio modesto parere, potrebbe essere la 21ª regione italiana. Perché? eh, Perché c'è molta italianità. sì, Altra cosa importantissima, per esempio, sempre legata a questa cosa qua, è che un'ora di volo sei in Italia, in quasi tutta l'Italia eh, sostanzialmente, dal nord al sud, un'ora di volo. Con mhm, Roma, per esempio, ci sono 4 voli giornalieri. Poi io ho mio figlio, mio nipote, che è in provincia di Ravenna. Quando voglio andarla a trovare, io parto da qua, andate e ritorno con 80, 90, massimo 100 euro, dipende fai il biglietto, un'ora di volo, sono a Bologna, cioè, ma anche la vicinanza proprio, è molto sì, più vicina all'Albania, anche chilometricamente parlando, no? sì, Piuttosto che andare a Palermo o nelle nostre isole sostanzialmente. sì, sì, Questo sì, che è vuol vero, dire. è vero. Questo è un bel vantaggio, eh. Assolutamente sì, infatti vedi, mi stanno contattando anche tantissimi pensionati italiani che erano in Portogallo e siccome lo Portogallo è cambiato un po' le normative e tutto, Eh, non è appetibile per i pensionati, tanti sono già arrivati, tanti mi stanno contattando. Per esempio, proprio in questi giorni, l'altra sera, sono arrivate 2 coppie, marito e moglie, 2 coppie dal Portogallo e sono qua per una settimana, 15 giorni, per vedere cos'è l'Albania, perché poi anche loro hanno già deciso che quest'autunno si trasferiranno qua. Ma perché anche? Perché l'Albania in questi anni ha raggiunto questo standard che ti ho appena descritto. Il Portogallo è successo esattamente l'inverso. Non mm, c'è più agevolazioni fiscali andare in eh, Portogallo come pensionato. O chi ce l'aveva, ce l'ha per
10 anni. Se uno è andato nel 2016, nel 2026 finiscono i 10 anni e si trova a pagare le tasse come in Italia, se non addirittura di più. Oppure tanti anche dalla Tunisia mi stanno chiamando. E anche in Tunisia tanti sono andati perché l'Albania qualche anno fa, come ho detto, non era appetibile. Non si sentiva mai parlare dell'Albania e tutti guardavano il Portogallo o le Canarie o la Tunisia. Un altro argomento che non abbiamo ancora affrontato, ma se vuoi ne parlo, è anche la tranquillità sociale. In Albania la microcriminalità non esiste praticamente. Uno mi dice, ma perché? Con tutto quello che sta succedendo in Italia, prima cosa c'è la certezza della pena. Qui se uno sbaglia va in galera, c'è poco da fare. Cioè non esistono gli abbuoni, non esistono i condoni, non esistono sconti di pena. Se uno sbaglia qui e viene condannato un mese, si fa 30 giorni di galera, non è che ne fa 28, 25 o 15. Questo già rispetto all'Italia fa una differenza enorme. Direi. Ma poi si vede, a proposito di questo, ti suggerisco un'altra riflessione. In Albania il delinquente magari c'è, io non lo dico, non è che non c'è, perché non esiste un popolo che non abbia delinquenti. Il delinquente albanese, no, piuttosto che delinquere qui, che sa che qui se lo beccano va in galera, perché in Italia c'ha un senso di impunità, si sente impunito, cioè può fare quello che vuole. Però vedi, questo innesca un meccanismo doppio. Come si diceva prima, poi l'italiano medio pensa che tutti gli albanesi siano come quello che è venuto in Italia a delinquere. Sì. Capito? L'Albania è pieno di delinquenti. No, signori, non è così, è esattamente l'opposto. Qui loro non conviene delinquere e vanno dove gli conviene, cioè in Italia, perché in Italia sostanzialmente la situazione, non voglio dirtela, ma lo sai meglio di me di cosa stiamo parlando. Io ti posso garantire, e lo dico sempre a tutti, rivolto specialmente magari alle signore, Tirana, per esempio, è una città che ha 1 milione di abitanti, la capitale dell'Albania. Però io sono pronto a scommettere quello che vuoi, che qualsiasi signora, se va al ristorante a mangiare, finisce a mezzanotte ed è da sola, può tornare in albergo tranquillamente da sola senza nessun problema di essere molestata da alcuno. Ma perché anche? L'altro motivo, di questo ne vado fiero, diciamo orgoglioso per gli albanesi, che in Albania, per esempio, come posso chiamarli? Chiamiamoli clandestini per capirci, non esistono. Cosa voglio dire? Che qui vieni e ci stai solo se hai i requisiti che ti dice lo Stato albanese, altrimenti dopo 90 giorni te ne devi andare, non te ne puoi andare. In Albania ci stai massimo 90 giorni come turista, poi te ne devi andare, se no ti becca la polizia per dire se qualcuno tenta di fare il furbo. La prima volta c'è una multa che va da 400 a 3.000 euro. La seconda volta ti accompagnano alla frontiera da dove sei arrivato, perché il loro sistema, vedi, io capisco perché in Italia non può fare una cosa del genere, perché forse mi do la risposta da solo, perché l'Italia è in Europa, l'Albania no. Qui sostanzialmente se uno lo ferma la polizia e si accorge che è qua da 4 o 5 mesi, immediatamente lo portano da dove è entrato in Albania, perché loro lo capiscono. Se è entrato dal traghetto a Durazzo, lo rimettono sul traghetto, tu te ne torni in Italia. Se è entrato dalla Grecia, te ne torni in Grecia. Io qui non ti voglio. Ma io sono egiziano, pakistano e chi se ne frega. Tu sei entrato dalla Grecia, è un problema con la Grecia, ti accompagnano a confine, ciao, arrivederci e buonanotte. Qui vige quella legge lì. Se nonostante questo uno insiste, la terza opzione, chiamiamola così, c'è il carcere. Uno va in galera. Non lo lasciano in giro per l'Albania con un foglio di via in mano. A vagare. Te ne puoi andare a casa tua. No, ma questo mi dà una tranquillità sociale che tu non hai idea. Questo è quello che io mi sento di dire a tutti i pensionati. L'anziano che andava magari in ospedale, ok, tornava a casa, c'era dentro qualcun altro e questo dormiva sul pianerottolo. È successo, Voglia. perché aveva trovato in casa sua un altro con la famiglia, magari con i bambini piccoli e non potevi buttarli fuori. Ma qui non esiste tutto questo. Io l'ho raccontato a un albanese e gli ho detto questa roba qui, loro sanno. Qui non succede, è impossibile che succeda, ma metti che per assurdo possa succedere, io vado in casa mia, prendo questo per un orecchio, lo porto fuori, io chiamo la polizia viene e mi fa un encomio a me perché ho eliminato
un criminale, un delinquente. Vorrei vedere, dovrebbe Esattamente essere così. l'opposto, perché lui è entrato in casa mia senza il mio permesso. La tutela della proprietà privata è questa. È questa, certo. In Italia non c'è più questo. No. Non c'è più la tutela della proprietà privata. In Italia, come presumo anche qua in Albania, c'è un articolo della Costituzione che lo Stato garantisce la proprietà privata. A questo punto non è più garantita, perché se uno entra a casa mia io devo dormire fuori e le forze dell'ordine non hanno il potere di buttarlo fuori. Ma ci rendiamo conto di dove siamo arrivati? È assurdo. È assurdo, è vista dall'occhio proprio del pensionato, perché io ho 75 anni. Io avrei paura di una situazione così in Italia. Capisci? Vado a fare la spesa, torno a casa mia c'è dentro un altro. Ma quale Stato può arrivare a concepire una roba del genere? Appunto, è una cosa assurda. Oh, ragazzi, è questo che io voglio dire. Ecco, in Hai Albania ragione. tutto questo non c'è. Beh. Questo mi rende la vita serena. Lasciamo stare il discorso economico, i vantaggi economici, ma è anche la tranquillità sociale. Tranquillità, sì. La mia bicicletta, vado al bar, la lascio lì senza neanche chiudere, non ho neanche la preoccupazione di chiuderla. Tanto non me la porta via nessuno. Ma hai capito cosa vuol dire? Tanta roba. Questa è tanta roba, perché non ho il patema che qualcuno mi porti via una mia cosa. Questa è la situazione in Albania. Naturalmente, vedi, bisogna che dica anche un'altra cosa. Io fino adesso ho parlato di tranquillità sociale e di microcriminalità che non esiste. Esiste però due cose importantissime: la corruzione, perché anche qui c'è la corruzione, e la macrocriminalità. La macrocriminalità cosa intendo? Trafficanti di droga. Arrivano la droga, diciamo, a quintali e poi viene smerciata in Italia e in tutta Europa. Questo fa sì che però a noi nel quotidiano questa roba qua non ci tocca, non dà fastidio. A me che poi ci siano i trafficanti di droga, sì, ideologicamente non mi piace che sia così, però non posso farci niente e certo. Il trafficante di droga non viene a rubarmi la bicicletta sostanzialmente, capito? No. Ecco, questo è l'argomento che io sostengo, certo. perché tanti quando io dico l'Albania, ma tu la dipingi come il paradiso terrestre. No, non sto dicendo quello, non voglio essere frainteso, non sto dicendo che l'Albania è il posto più bello del mondo. L'Albania ha delle opportunità buone per noi pensionati, per noi che abbiamo la pensione in euro, certo. Perché io se ti dico per esempio dall'altra parte, se vuoi posso raccontartene finché vuoi, ma se io ti dico che i pensionati albanesi quando va bene hanno dai 150 ai 200 euro al mese di pensione. Cavolo. Quando Niente. ti dico niente, il lavoro per i giovani in Albania è difficoltoso, tanti albanesi vanno all'estero, come succede anche poi in Italia, anche certo. naturalmente, ma qui ancora di più. Però quelle sono problematiche che a noi pensionati, che io mi rivolgo al pensionato italiano che vuol venire in Albania, interessa poco. Dispiace perché stiamo parlando forse in modo un po' egoistico, cioè penso alla mia salute, ma ho capito. Però io ti dico che se vieni qua c'è questo e questo. certo. Che il pensionato albanese abbia poi 200 euro al mese, io non è che posso farci molto di Non più. ci puoi fare niente, certo. Anzi, ti suggerisco una riflessione. Come ho detto al ministro quando ho avuto il colloquio per il permesso di soggiorno dei pensionati, uno degli argomenti che io ho portato avanti è stato proprio questo, anche in questo modo qua. 5 anni fa io gli ho detto: scusi signor ministro, lei sa dirmi quanti pensionati ci sono, stranieri ci sono in Albania? Non ha saputo rispondermi. Perché? Perché me l'ha detto, ma perché non c'era un registro, non c'era un modo per capire quanti erano. Infatti io gli ho fatto l'esempio e infatti non sa rispondermi perché io sono pensionato, sono in Albania da 4-5 anni, ma io sono qua come proprietario di casa, non come pensionato. Perciò non risulto, è impossibile capire, però io gli ho risposto a mia stima personale, per quello che è la mia esperienza, saranno 200, 250, massimo 300 nel 2020. Gli ho detto, mediamente un pensionato italiano o europeo, perché non solo italiano, ha una pensione media di 2.000 euro al mese circa. C'è quello che ne ha 1.500, c'è quello che ne ha 3.000, la media siamo intorno a quella cifra lì. Gli ho detto, lei provi a immaginare se al posto dei 250 che si presume che ci siano oggi, questi diventano 3, 4 o 5.000. A 2.000 euro al mese, quanti soldi sono che entrano in Albania? 5.000 sono 10 milioni al mese che entrano in Albania. Perché? Perché tutti i pensionati come me che vivono qua, la loro pensione la spendono in Albania. Certo. In Italia non hanno null'altro che fare. Poi l'altro argomento che ho portato avanti è stato, lei saprà senz'altro meglio di me, che tante donne albanesi ancora oggi vanno in Italia per fare
le badanti per i pensionati. Perché allora mandiamo in Italia le donne, le signore albanesi a fare le badanti quando possiamo prendere il pensionato che viene in Albania e la signora fa la badante qua in Albania? Creiamo dei posti di lavoro. L'infermiera è la stessa cosa. L'infermiera che viene a casa a farti la puntura, faccio un esempio stupido, non va in Italia, lo fa qua. Creiamo dei posti di lavoro. Quando io gli ho spiegato questa cosa qua, mi ha detto: Carmine, entro 3 mesi questa legge deve essere approvata. E l'hanno fatto. Questo vuol dire che noi, venendo in Albania, contribuiamo a migliorare, secondo me, la situazione generale dell'Albania. In Albania il lavoro è quello che è. Un operaio albanese oggi ha uno stipendio medio dai 500 ai 600 euro al mese. Quando uno mi chiede, che qualche ragazzo, qualcuno mi ha chiamato: Carmine, vorrei venire in Albania magari per lavoro, la mia risposta è: ma tu cosa sei capace di fare? Perché in Albania il concetto, secondo me, è che si viene per portare qualcosa, non per chiedere. Ma se tu vieni per chiedere lavoro, ti metti in concorrenza con l'albanese che prende 500-600 euro di stipendio. Però lui non ha l'affitto da pagare, tu devi pagarti l'affitto. E come fai a vivere? Perciò o hai qualcosa in mano. In Albania, per problemi anche storici, che se vuoi anche questo possiamo approfondirlo, mancano le competenze. Ti faccio un esempio pratico sul mio caso. Io, come ho detto prima, ho cominciato a 15 anni in Italia a imparare il mio lavoro. Però 50 anni fa o 60 anni fa un mio coetaneo albanese non ha avuto quella possibilità che ho avuto io in Italia. Non ha potuto, perché c'era la dittatura, c'era il comunismo. Il comunismo, sai che è lo Stato che pensa tutto. Perciò qui non ha potuto imparare un mestiere. Questo vuol dire che oggi in Albania manca il mio corrispettivo di un tecnico, di un meccanico che abbia imparato, e quello manca. Perciò questo vuol dire che se hai qualcosa in mano, un mestiere, una professione, qualsiasi cosa, sei benvenuto in Albania. Ci sono addirittura delle agevolazioni fiscali, c'è tanta bella roba, ma non devi venire a chiedere lavoro. Certo, a fare dipendente no. Certo. No, fare dipendente ti scontri con una situazione che i tuoi concorrenti sono nettamente più avvantaggiati. Però per aprire un'attività potrebbe essere vantaggioso lì come tasse? Assolutamente sì, le tasse sono decisamente. Allora, ti dico un dato: in Albania, a proposito di tasse, qualsiasi attività, se io apro un negozio, qualsiasi cosa, io apro un negozio, un'officina, qualsiasi cosa, fino a 115.000 euro di fatturato annuo, tassazione è a zero. Cavolo, Zero tasse. Tanta roba. Poi vedi, c'è un concetto totalmente diverso anche su questo aspetto qua. In Albania fai richiesta tramite un ufficio, un commercialista, ok, della partita IVA. Loro ti danno la partita IVA in 2 giorni, tu puoi cominciare a lavorare, ti devi mettere in regola, loro dopo 3, 4, 5, 6 mesi vengono a controllare che tu rispetti la legge, ma però tu cominci il giorno dopo a lavorare. Tanto inizi, certo. E tanto inizi. Ecco, questa è la differenza fondamentale. In grossa. Italia prima devi mettere tutto a norma, tutto in regola e poi cominci a lavorare. Ho capito, ragazzi, ma se io non lavoro, soldi. Capito? Ecco, qui hanno un concetto diverso. Poi addirittura se hai delle attività, oggi si usa i nomadi digitali, lì come si chiamano, no? Qualcosa del genere. Addirittura tu puoi avere la sede nel tuo appartamento dove abiti, tu dedichi 10 metri quadri del tuo appartamento come ufficio e lo puoi fare benissimo. E anche lì vale la solita tassazione? Assolutamente sì. Cavolo. Sì. Se fatturi in un anno più di 115.000 euro, poi passa la tassazione che è del 15%. Tanta roba. Ti racconto questa cosa qua, che anche questa ti fa capire il meccanismo. Durante il Covid, perché anche qui c'è stato il Covid, morale della favola, qui cosa hanno fatto? In Italia davano i vari bonus perché chiudevi l'attività, ti dava 500-600 euro, che ne so io. Per me sono stupidate, no? Qui il primo ministro albanese, Edi Rama, in un'intervista in televisione durante il Covid ha detto: guardate ragazzi, rivolto al popolo albanese, lo Stato albanese non ha soldi per darvi gli incentivi, ok, perché sappiamo che siete in difficoltà, ok, però una cosa la posso fare. Prima la tassazione, il fatturato annuo era fino a 40.000 euro, zero tasse. Lui ha detto sostanzialmente: porto la tassazione zero a 115.000 euro fino al 2029.
ed è un incentivo totalmente diverso rispetto a quello che succedeva in Italia. Io fino al 2029, se fatturi 50.000 euro l'anno, non ti chiedo niente. Zero tasse fino a 115.000 euro. Non te li chiedo, perciò non è che me li dai e poi io te li do indietro. Cioè, mi sembrano delle cose talmente banali che raccontarle così mi sembra che anche tu stesso dici, ma perché non l'hanno fatto qua? È tanto semplice, appunto. Come la storia dei clandestini. Perché non fanno la stessa cosa in Italia? Bloccare i porti, le cose, è l'Europa che gli fa comodo avere certe politiche. Qui, per fortuna, non siamo in Europa. Perciò il governo albanese può fare come decide. Non esiste, l'ha detto l'Europa. No, qui l'Europa non conta. Ma essendo Vedi? fuori dall'Europa ci vogliono dei visti per essere regolare lì, per Assolutamente lavorare? no, No, ecco un vero? argomento che non abbiamo detto. Dal 2012 basta la sola carta d'identità, perché prima serviva il passaporto, ma dal 2012 basta anche la sola carta d'identità italiana e puoi entrare in Albania senza nessun problema. Anche per vivere, per lavorare, per fare qualsiasi Per cosa. tutto. Il pensionato che mi contatta arriva dall'Italia con i due documenti che abbiamo detto prima, casellario giudiziario e cedolino della pensione, e col suo documento di identità. Basta, stop. Basta, Una cavolo. volta che è qua gli diamo una mano a trovare un alloggio, contratto d'affitto e si inizia il percorso per ottenere permesso di soggiorno. È È un tutto bel regola. vantaggio, c'ha tanti vantaggi l'Albania, sì, rispetto ad altri paesi anche che abbiamo fatto noi. Assolutamente. L'Albania, secondo me, non voglio dire perché non ne sono sicuro, l'unico paese al mondo che non riconosce le pensioni come fonte di reddito. Eh, Questo è fondamentale. In Portogallo, come si diceva prima, hanno fatto tassazione zero per 10 anni per i pensionati che dall'estero andavano in Portogallo, ma i pensionati portoghesi sono tassati. La pensione è tassata. sì. In Portogallo si fa la dichiarazione dei redditi tutti gli anni, come in Italia. Io, dopo aver fatto l'artigiano per 40 anni, ti dico anche questo, no? Ho pagato contributi in Italia per 48 anni, Non questo. pochi. Non pochi, sono quasi 50 anni di lavoro Eh, effettivo. Morale della favola, facendo l'artigiano in Italia, ti lascio immaginare, presumo che qualcosa sai senz'altro anche te, adesso non so come sei inquadrato tu, ma fare l'artigiano in Italia è una cosa drammatica con la eh, burocrazia che c'è. Si vive, non dico nel terrore, perché è brutto dire terrore, ma con la consapevolezza di andare ad aprire la casella della posta e trovarci dentro sempre una multa o una cartella di eh. Equitalia, qualcosa sempre di sgradevole, no? Vero. In Albania, sotto quell'aspetto lì, io sono qui, ti ho detto, come proprietario di casa e come pensionato, ma io non ho nessun contatto con lo Stato albanese. Non ho bisogno del commercialista, perché non faccio niente, perché le tasse sulla casa non esistono. La mia Eh, pensione non è tassata. Non sono un contribuente albanese sotto l'aspetto burocratico, certo. finanziario, perché non pago nessuna tassa. Perciò non mi serve il commercialista. Tu capisci che uno che ha fatto l'artigiano per 40 anni viene qua e trova una situazione così. Io 10 anni che sono qua non ho nessuna incombenza fiscale con lo Stato albanese. È una gran bella roba anche questa, Ma? eh? Eh, Ti rende la vita facile, la facile. vita Sì, sì. semplice. Lo so che è una volta all'anno, però anche solo una volta all'anno andare dal commercialista, fare il 730 lì come si chiama, adesso l'ho perso di vista. Se sbagli poi ti arriva magari una multa perché senza saperlo hai sbagliato. C'è una complicazione che in Albania non c'è più, Non c'è. non esiste più. E vedi, anche questo per me è Che tanta roba. bello. È comunque un dovere civico che devi fare per pagare le tasse. Bene, in Albania non pago le tasse, non ho nessun dovere civico. Anche la casa non è tassata. Io potrei Bene. avere potenzialmente anche 10 appartamenti in Albania, non pago nessuna tassa su tutti e 10 gli appartamenti. Cavolo, questo è Non bello c'è, davvero. non c'è IMU, Tasi, Tari lì, come si Eh. chiama, tutte le tasse sulla seconda casa. Qui Certo, non esiste. L'unica cosa che se li metto a reddito, cioè li metto in affitto, andrò a pagare sul canone d'affitto il 15%. Ma solo sul buono. canone d'affitto. Se la Certo. lascio vuota, non mi costa niente. Vedi, che differenza. Questo ti Boh, lascia questa tranquillo, eh? Eh, assolutamente sì, assolutamente Zero sì. pensieri, davvero. E come costo della vita, visto che ora si parla di queste cose, affitti, Allora, bollette, fare la sì, spesa. allora io te la racconto così. Oggi come oggi, anche in Albania i prezzi sono un po' aumentati, molto meno che in Italia o in Europa. Costo della vita rispetto all'Italia del Nord, dove abitavo io a Novara, qui siamo ancora adesso a un 30% in
meno. Quando sono venuto io 10 anni fa era il 50% in meno. Quello che fa la differenza, sai qual è? Sul costo della vita. Casa mia, per esempio, in Italia una casa cosa costa al mese tra le bollette, chiamiamole così, le utenze, chiamale come vuoi. Quanto costano al mese? In Albania, te la faccio breve, uno poi in Italia lo sa cosa spende. In Albania noi paghiamo solo corrente, acqua e internet in casa. Non pago la spazzatura perché non si paga. Il gas non esiste da riscaldamento perché ci scaldiamo con la corrente. Io ho in casa dove abito 2 condizionatori. D'inverno non ho problemi, posso avere in casa anche 22, 23, 24 gradi. Non devo risparmiare sostanzialmente. Ma sai perché? Perché la corrente, per esempio, io lo sto pagando oggi in Albania come 10 anni fa. Non è mai aumentata. Mediamente per l'appartamento, comprese le spese, io le pago perché sono proprietario di casa, perché in Albania le spese condominiali le paga solo il proprietario di casa, non l'affittuario. L'altra differenza è questa. Sostanzialmente, cioè a me costa la mia casa mediamente dai 50 ai 60 euro al mese, tutto compreso nell'arco dell'anno. Hai capito? Questo fa la differenza. Fa la differenza, sì. Io abito al quarto piano di un palazzo di 7 piani, bel palazzo col giardino, con l'ascensore, pulizia scale, tutto. Sai cosa pago di spese condominiali? Pago 100 euro all'anno però, non al mese. Cavolo. Queste sono le differenze importanti. Sì, è importante la detassazione della pensione, ma se tu metti insieme queste spese qua, anche queste aiutano a vivere meglio, un pensionato specialmente. La spazzatura non si paga. Io non ho il servizio porta a porta, per dire. Esco da casa mia, faccio 50 metri, ci sono i cassonetti e butto la spazzatura lì. Basta. Però quel servizio lì non mi costa niente. E anche se ho 2 appartamenti, come ti dicevo prima, o 3 appartamenti, non esiste la Tasi, la Tari lì, come si chiama, non esiste. Poi se vai al supermercato e cerchi la roba italiana, tu capisci che se è roba italiana perché dovrebbe costare meno in Albania? Ovvio. C'è la Conad, no? La catena di supermercati Conad. Voglio il prosciutto San Daniele, vado alla Conad e lo trovo. Cioè, anche se sono in Albania, voglio mangiare San Daniele, lo trovo. Ma perché dovrebbe costare meno che in Italia? Perché è un prodotto italiano. Ragazzi che lo trovo, io sono andato l'altra settimana a comprarmene 2 etti, però ho speso 8 euro perché costa 40 euro al chilo. Costa come in Italia, perché è un prodotto italiano, è un prodotto di importazione. Certo. Non c'è motivo per cui debba costare meno. A differenza però, qual è? A fianco al supermercato Conad c'è anche il supermercato albanese. Qui esiste il prosciutto crudo albanese, non è il San Daniele, per carità, non voglio dire, però costa molto meno della metà. Se tu ti adegui e vuoi mangiare quel prosciutto lì, spendi quello che spendi in Albania. Perciò quando uno arriva qua e va a vedere la pasta Barilla e costa come in Italia, ho capito, ma la fanno in Italia la pasta Barilla, non è un prodotto autoctono. Faccio l'esempio opposto. Qui a Durazzo c'è il mercato della frutta e verdura. La frutta e verdura qui non la compriamo al supermercato, vado al mercato quello rionale, chiamiamolo come vuoi tu, per farmi capire. Le ciliegie in Italia, quelle buone, quanto costano? Tanto. Tanto. Io ho visto un telegiornale TG5 parlava di oltre 20 euro al chilo. Certi tipi, supermercati. Sì, io vado al mercato, ciliegie albanesi sono quelle di Corcia, che è una zona qui che è molto un po' come Vignola in Emilia-Romagna. La qualità non dico che è uguale, ma è molto simile, però al mercato mi costano 6 euro al chilo, quelle buone. Quelle medie costano 3,50 euro. Insomma, prezzo buono, cavolo. Questo fa la differenza, vedi? Anche per comprare una casa, gli affitti, che prezzi hanno? Gli affitti nella zona dove sono io, che è una zona residenziale in riva al mare, molto bella, perciò bisogna paragonare a qualcosa di simile in Italia, si va da un minimo di 300 euro al mese a salire come affitti. Buono. Perciò per avere un appartamento però un po' come si deve, devi mettere in preventivo almeno 4 o 500 euro al mese. Mentre a comprare appartamenti ottimi, nuovi praticamente, si comprano ancora adesso a 1.300-1.400 euro al metro quadro. È buonissimo, perché questa zona qua, tu devi paragonare questa zona qua più o meno a una zona di mare in Italia, in Liguria o la costa romagnola. Cioè, questo è il paragone da fare, perché qualcuno mi dice, ma anche in Italia, sì, se vai in un paesino in mezzo alle montagne è logico che trovi anche a 300 euro al mese, ma non è paragonabile. Io da casa mia, dal balcone di casa mia vedo il mare. È tutta un'altra vita. È assolutamente sì, vedi, d'accordo che sono in pensione, ma io mi considero
desidero in vacanza 12 mesi all'anno. Ci credo. Non ho problemi, come ho detto prima, col fisco albanese. Non lavoro perché ho lavorato già quasi 50 anni prima, d'accordo? La zona dove abito per me è una zona vacanze, perciò io Sì. sono in vacanza 12 mesi all'anno. Questo è il Perfetto. grande pregio. Questo Sì. è il messaggio che deve arrivare al pensionato italiano che in Italia fa fatica ad arrivare a fine mese o Bravo. d'inverno magari deve stare attento perché c'è la legge a Milano, specialmente o circondari di Milano, nord Italia, e i termosifoni in casa non puoi avere più di 18 gradi perché sennò... Ma perché lo Stato deve venire a controllare quello che faccio in casa mia? Appunto. Capito? E questa la trovo assurda, anche questa è una cosa assurda. Io in casa mia, se voglio stare anche d'inverno a dicembre o gennaio in maniche corte, ci devo poter stare, saranno cavoli miei poi con quello che pago. Appunto. Ma non che arriva uno dall'alto a dirmi in casa mia non posso avere più di 18 gradi. Noi abbiamo, ripeto, abbiamo già una certa età che tante volte, tu non lo sai perché sei giovane, ma te lo dico io, d'inverno magari hai i piedi freddi, vuoi avere qualcosina in più da stare più tranquillo. No, in Italia devi morire anche di freddo. Morire di freddo non per problema economico, ma perché lo dice lo Stato. Appunto. Questa è la vita da pensionati in Albania. Ti cambia veramente tanto il modo poi di vivere. Insomma, uno da pensionato vuole stare tranquillo, rilassato, e lì è tutta un'altra vita. Poi arriva alla fine del mese che non ci arrivi e fa la miseria. Guarda, se uno qui in Albania ha il vantaggio di avere una pensione, come si dicevano mediamente, di almeno per vivere bene, 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 con 2000 euro al mese, marito e moglie, qui vivi veramente bene. Veramente con tanti, tanti, tanti problemi meno rispetto all'Italia. Sì. Marito e moglie 2000 euro, ma anche 1500, però 1500 devi già un po' magari limitare qualcosa. Ma se riesci ad avere una pensione di 2000 euro, marito e moglie, qui puoi permetterti anche 3, 4, 5 volte al mese andare fuori a mangiare al ristorante. Cavolo. Quando io vedo in televisione che il pensionato va alla fine del mercato a rovistare nella frutta da buttare via per tirare fuori qualcosa da mangiare, ragazzi, ma dopo una vita di lavoro uno deve vivere così? Io con la pensione che ho io in Albania, che è una pensione, ti lascio immaginare, da ex artigiano, però non ho il patema dei 10 euro. Hai capito cosa voglio? Se Certo, voglio andare a certo. mangiarmi una pizza, vado, me la mangio tranquillamente, magari anche 2, 3, 4 volte al mese. L'altra settimana siamo andati a mangiare il pesce perché una coppia di pensionati sono venuti, siamo andati dopo Valona con la mia macchina e tutto, siamo stati benissimo, abbiamo mangiato tutto a base di pesce, però abbiamo speso 2500 lecca a testa a mangiare fritto misto, ma una montagna di fritto misto, eh? 25 euro. 25 euro, cavolo. Ma mangiare pesce, ma ottimo, non buono, con 2 bottiglie di vino Pinot, che è il vino italiano. Ragazzi, questa è la cosa in Albania, capite? In Italia potevo permettermi una roba così, andare a mangiare il pesce, a parte il fatto che avrei speso minimo il doppio, minimo. Ecco, questa è la differenza. Me lo posso permettere, perché in Albania è così. Ti volevo chiedere un'ultima cosa del clima, penso sia un po' tipo il sud Italia lì. Te la dico semplicissima, perché questa domanda me la fanno in tanti. Il clima, siccome la Puglia è di rimpetto a noi, di fronte a noi, il clima è simile, specialmente qui al mare dove siamo noi, uguale a quello della Puglia e della Calabria. Basta. Ecco. Anche Perfetto. d'inverno, io da quando sono qua, in 10 anni, non ho mai visto il ghiaccio per strada. Poi qui che fa freddo veramente, ma freddo sempre relativo rispetto al nord Italia, dicembre, gennaio e metà febbraio. Perché fino a novembre non dico che puoi fare il bagno, per carità, però si vive benissimo con un maglioncino. Perciò i mesi invernali si risolvono a 2, 2 mesi e mezzo, 3 al massimo. Com'è in Puglia, com'è a Lecce, sostanzialmente parliamo di Lecce, Brindisi, Bari o quella roba lì. Io sto parlando di dove sono io, sulla costa, ma naturalmente se io vado all'interno dell'Albania, verso la Macedonia per esempio, no? Sono 200-300 chilometri all'interno e lì fa più freddo che qua, questo è logico naturalmente. È logico, certo. Perché dove c'è il mare è il clima decisamente mite. È tutta un'altra vita sul mare, non c'è niente da fare. Assolutamente, è tutta un'altra vita, sì. Insomma, si è parlato un po' di tutto quello che c'è da sapere, soprattutto per i pensionati se vogliono venire là. Quindi noi vi suggeriamo, se volete
volete andare in Albania come pensionati o comunque volete avere più informazioni, di seguire anche Carmine. Te hai dei social, Noi no Carmine? assolutamente siamo un po' su tutti i social, abbiamo anche un sito internet, l'associazione si chiama Apia Pensionati Italiani in Albania. Siamo su Facebook, poi abbiamo principalmente, che è quello più importante, un canale YouTube, sempre Apia Associazione Pensionati. Lì siamo oltre 2000 e passa soci già iscritti, ci sono già oltre 1000 video che autoprodotti dal sottoscritto, capisci? E perciò ci siamo un po' dappertutto, ma poi io uso moltissimo WhatsApp per comunicare, la mia base di comunicazione è WhatsApp. Chiunque si può mettere in contatto con noi tramite WhatsApp. Il nostro numero, il numero dell'associazione, te lo dico, è più 355, che è il prefisso per l'Albania, 6974 50994. Perfetto, ci ha dato anche il numero, ora siamo a posto, Esatto. abbiamo tutto. Così ci avete tutto, la mail è apiapensionati@gmail.com. Chi vuole contattarci, siamo qua. Io ho degli orari, dico anche questo, tramite WhatsApp dalle 10 alle 13 sono disponibile e dalle 18 alle 20 tutte le sere sostanzialmente. Oppure mi lascia il numero in qualsiasi modo, tramite mail o così, quando riesco, perché sono veramente in tanti che mi contattano. Ci credo. Hai voglia, ce n'ho da fare. Noi come associazione, per la prima volta che uno arriva, se mi manda la prenotazione del volo e un documento di identità, abbiamo degli alberghi convenzionati con noi qua e possiamo prenotare per loro anche il pernottamento in albergo o in un appartamento, come uno decide. E addirittura per la prima volta abbiamo un nostro tassista di fiducia, lo mandiamo all'aeroporto a prenderlo e portarlo nella struttura alberghiera o dove abbiamo prenotato per loro. Questo lo facciamo proprio come prima accoglienza, diciamola così. Bello. Poi naturalmente noi abbiamo la possibilità di farli diventare nostri soci, perché naturalmente, come si può immaginare, essendo un'associazione di volontariato, tutte le informazioni, quelle un po' più importanti naturalmente, sono riservate ai soci. Perciò consigliamo e invitiamo a diventare soci dell'associazione. La tessera annua costa 40 euro e questo dà la possibilità di avere degli sconti sugli alberghi. Abbiamo la clinica Salus, che ne abbiamo accennato prima, e un nostro associato, se vuole andare a fare una visita, ha diritto anche a uno sconto del 20% sulle prestazioni della clinica. Abbiamo messo in piedi un bel pacchetto per cercare di aiutare il più possibile l'eventuale pensionato interessato a questa cosa, che è una cosa bella secondo me, però va presa con moderazione, cioè bisogna capire cosa si sta facendo per evitare il famoso salto nel buio, no? O per evitare la classica frase che uno dopo un po' potrebbe dire: ma se lo sapevo non l'avrei mai fatto. Allora io voglio dare tutte le informazioni possibili proprio perché uno possa capire meglio possibile tutto quello che è inerente al trasferimento, al cambio di vita, perché io lo chiamo più che trasferimento cambio di vita, perché è tutta un'altra vita rispetto a come si vive in Italia. Però come in tutte le cose c'è da capire che ci sono dei pro e dei contro. Per un pensionato i pro sono tanti, qualche contro c'è, come ho detto prima, però insomma alla fine vale la pena prendere in considerazione questa opportunità. Beh, sei stato preciso, esaustivo su tutti gli argomenti, super disponibile e gentile, ci hai spiegato benissimo tutto. Tante cose. Se volete ulteriori approfondimenti o casi diciamo particolari con delle esigenze particolari, vi invito a contattarmi tramite mail o tramite WhatsApp, come abbiamo già detto, e io cercherò di essere più esaustivo possibile. Ok? Certo. Bene, noi ti ringraziamo tanto. Grazie a voi. Grazie di essere stato nostro ospite, ti mandiamo un abbraccione dall'Italia. Grazie a voi. E poi veniamo in Albania, ti si viene a trovare. Assolutamente, sarete senz'altro nostri ospiti. Grande. D'accordo? Grazie a tutti, buona Ciao, giornata. Un saluto al nostro Italian Globetrotter da Durazzo, vero? Durazzo, bravo, perfetto. Ottimo. Viva l'Italia, gli italiani, e a presto. A presto. Ciao Carmine. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.